Va, glorioso avventuriero! Salva il regno! E questa volta cerca di non rompere troppe cose. A few moments later. Non lo dico spesso, ma nei rari momenti in cui non sono occupato a curare la mia eccezionalmente proficua carriera da content creator, mi piace passare 8 ore al giorno a sviluppare software per conto di qualcun altro. Questo alter ego la Hackerman mi fornisce un punto di vista molto utile quando si parla di videogiochi, in quanto mi permette di estrapolare dalla mia esperienza di informatico per comprendere meglio determinate scelte di implementazione nei giochi che tratto. Tranne le scelte di aggiungere sezioni stealth in giochi di action puro. Quella non la capirò mai. Questo background mi ha portato a sentirmi particolarmente chiamato in causa mentre giocavo a Terror Bane, il titolo degli italianissimi Bit9 Studio che mette al centro della narrazione un dialogo letterale tra giocatore e sviluppatore. Tra l'altro parliamo di un gioco con un certo pedigree, dato che ha vinto il premio di Best Italian Game all'Italian Video Game Awards 2023. Avete presente gli spoof movie? Quei film satirici il cui unico scopo è prendere in giro un genere cinematografico facendo leva sui suoi stereotipi, tipo Scary Movie per intenderci. Bene, Terror Bane porta questo genere cinematografico all'interno del mondo videoludico. Il gioco ha una pesantissima vena comedy incentrata alla satira e alla critica dell'industria videoludica nel suo insieme. E lo fa anche discretamente bene. Il gioco si presenta esteriormente come un JRPG vecchia scuola, con tanto di visuale dall'alto e combattimento a turni, ma diventa presto chiaro che si tratta solo di set dressing. Non ci troveremo ad accumulare XP o imparare magie, e alla fine della fiera ci interessa poco di salvare il mondo. Questo perché i due personaggi principali non appaiono come sprite nel mondo di gioco. I due veri e propri personaggi principali sono lo sviluppatore, che dialogherà con noi con tanto di voice acting, e il giocatore. Non il personaggio giocante, attenzione, ma veramente proprio noi in prima persona. Questo perché nascosto sotto la patina di JRPG, ma anche di altri generi di tanto in tanto, c'è un collectathon il cui scopo finale è trovare tutti i bug presenti nel titolo. Qua si entra un po' nel meta, ma Terror Bane è rotto nonostante sia perfettamente funzionante. Bit9 Studio ha strutturato il gioco pieno di comportamenti imprevisti col solo scopo di fare in modo che il giocatore si diverta a trovarli, per dimostrare allo sviluppatore, quello all'interno del gioco, mio Dio mi sto incasinando, che il suo lavoro sia tutto rotto. Quindi il nostro scopo non sarà vincere le battaglie per diventare più potenti, ma sfruttare il codice ballerino a nostro vantaggio. Ad esempio, cliccando una cassetta di frutta questa potrebbe diventare in qualche modo un membro del nostro party, o per risolvere un semplice puzzle di trascinamento scatole potremmo decidere invece di trascinare l'intera stanza. L'intero gameplay gira intorno a una serie di minigame e puzzle che dipendono dal capitolo in cui ci troveremo e girano tutti intorno all'idea di base di sfruttare la pessima implementazione a nostro vantaggio. Potremmo dover risolvere un combattimento con un nemico distruggendo l'interfaccia grafica, o essere obbligati dai nemici a giocare un'improvvisata partita a Pong. La storia in sé non è particolarmente curata, ma mi ha dato l'idea che fosse una cosa voluta. Il focus dell'esperienza è il dialogo, a volte diretto e a volte implicito, tra lo sviluppatore e il giocatore. I vari botta e risposta danno voce a una realtà relativa allo sviluppo dei videogiochi, ma anche di tutto il mondo software, che è spesso difficile far comprendere al vasto pubblico che ha visione solo del risultato finale. È vero che non è responsabilità degli utenti stare ad interrogarsi sugli sforzi investiti in un progetto che hanno loro semplicemente acquistato, ed è responsabilità degli sviluppatori cercare di fornire la migliore esperienza possibile. Ma spesso dimentichiamo che creare un videogioco è un processo lungo e faticoso, in cui tante cose possono andare storte. Terror Bane cerca di ricordarcelo con una sana dose di ironia e umorismo autoreferenziale, che non potrà fare a meno di far sorridere i giocatori, ma soprattutto gli addetti ai lavori. Terror Bane sarà anche pieno di errori, ma di sicuro per te non sarà un errore guardare uno dei video che appaiono ora a schermo, scelti appositamente per te. Intanto grazie per aver visto questo video e come sempre keep on playing.